Ciao a tutti, sono Angelo Napoli e vi do il bentornati su I 7 segreti del caffè espresso. L'argomento di oggi è il prosieguo quindi del precedente episodio dove abbiamo introdotto i due caffè che sicuramente conosciamo tutti quanti, appunto caffè arabica, caffè robusta. Oggi vediamo che cosa succede a tre parametri che caratterizzano la nostra tazza al variare delle percentuali tra una e l'altra all'interno della nostra miscela. I parametri che prendiamo in considerazione e che prendiamo in considerazione perché hanno una variazione consistente al variare delle due percentuali, cioè al variare della presenza nella miscela di arabica e robusta, sono il volume della crema, la tessitura della crema e il profumo del nostro caffè. Come potete vedere da questo grafico che abbiamo rappresentato e semplificato al massimo, sull'asse delle X, quindi delle ascisse, sull'asse orizzontale, abbiamo dei numeri che vanno da 0 a 100 e rappresentano la percentuale di caffè arabica all'interno della miscela. Quindi all'incrocio dei due assi abbiamo 0% di arabica ed evidentemente 100% di robusta, e man mano che ci allontaniamo dall'incrocio, ovvero dallo 0 e arriviamo al 100, aumenta di 10 punti per volta percentuali la percentuale di arabica all'interno della miscela. Sull'asse delle ordinate invece, sull'asse Y, quello verticale, abbiamo dei numeri che variano da 0 fino a 140 e non rappresentano un parametro oggettivo ma soltanto un parametro relativo, cioè abbiamo rapportato la quantità, il volume della crema, ma anche la finezza della tessitura, ma anche la presenza di profumo del nostro caffè espresso in una scala che va graduata, che va appunto da 0 fino a 140. Questo semplicemente per comodità di rappresentazione e per poter portare questi tre parametri, che sono influenzati in maniera importante dalla percentuale di arabica all'interno della miscela, tutti quanti su uno stesso grafico. Sul grafico che vedete vedrete tre segmenti, quindi tre linee, una in colore azzurro che rappresenta l'andamento, la prima di colore azzurro rappresenta l'andamento del volume di crema, il volume della crema nella nostra tazza di caffè espresso al variare della percentuale di caffè arabica. Vedete che avremo un volume massimo che abbiamo rapportato a 120, ma ripeto, non vuol dire nulla in termini oggettivi, in termini di misurazione questo 120, ma soltanto in termini relativi, nel senso che avremo un volume massimo con una percentuale altissima, massima 100% di caffè robusta, che man mano scende all'aumentare della percentuale di caffè arabica nella miscela. Parliamo naturalmente, attenzione, di volume. Il secondo segmento, la seconda linea che vedete è di colore rosso e rappresenta la finezza della tessitura. Che cos'è la finezza della tessitura? Avrete visto 1000 volte dei caffè con una crema molto grande, molto voluminosa, ma piuttosto instabile e caratterizzata dalla presenza di bolle non propriamente fini, non propriamente tutte uguali e compatte. Beh, questa è proprio la finezza della tessitura. Come potete vedere, l'andamento della finezza, quindi aumenta all'aumentare della percentuale di caffè arabica. Quindi in sostanza, da un punto di vista della qualità della crema, avremo un aumentare della qualità all'aumentare della presenza di caffè arabica all'interno della miscela, e dal punto di vista della quantità invece avremo un aumentare della quantità all'aumentare della percentuale di caffè robusta nella stessa miscela. Questo cosa significa? Beh, lo vedremo, ma vi ricordo che lo scopo del nostro lavoro è di darvi gli strumenti per decidere da voi che cosa fare della vostra tazza, del vostro espresso, e di farlo in maniera consapevole. Parliamo dell'ultima linea che notate sul grafico, quella in verde che rappresenta il profumo. Come vi abbiamo detto,
prima, la complessità genetica ma anche di coltivazione dei caffè arabica fa sì che i caffè arabica abbiano qualcosa in più. Tra i qualcosa in più c'è sicuramente il profumo, quindi una percentuale di caffè arabica più alta sicuramente ci donerà, quindi darà alla nostra tazza un maggiore profumo. Questo senza escludere tutto il resto che vedremo nelle prossime puntate, ma sicuramente dal punto di vista del profumo la percentuale di caffè arabica è sicuramente più è determinante per la presenza di profumo nella nostra tazza. Ricapitolo velocemente: percentuali tra arabica e robusta, 3 parametri influenzati in maniera importante, e cioè volume, quindi quantità della crema nel nostro caffè espresso, finezza della tessitura, presenza di profumo. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi ringrazio per il momento. A presto dai 7 segreti del caffè espresso.